giù. La becca. Esatto, è bravo, esatto, esatto. Io faccio le cose di testa perché è allora cos'è che facciamo? Problema. Per esempio quello. Dei genitori. Io avevo sentito così, ho detto guarda che la Marilena mi ha insegnato a scrivere sul calendario, è da poco che scrivo, però mi trovo molto bene. E lei mi ha detto, ah sì, scriverei anch'io, ho detto, oh, il calendario è lo sgabuzzino, cioè non c'è bisogno di averlo sotto. Chiudo proprio tutto.
per Garibaldi e Riviera Santa Margherita posteggiando il fiume Sia. Welcome to Treviso and to our electric train tour. Our little train offers 4 different routes, and today, with route number 2, we take you to discover Riviera Garibaldi and Riviera Santa Margherita as we ride alongside the peaceful River Sile. Ci troviamo ora ad attraversare la piazza Indipendenza. La statua al suo centro, chiamata Famiglia 2020 di Gianni Testa, Papà, lì c'è la casa. Papà, lì c'è casa mia. Guarda. Che vuol dire Alz? Che deve sta fermo. Sta fermo? Se ti devi fermarti da una parte. Ma questo è un treno che ti ferma da una parte e che ti porta, che ti accompagna da qualche No, parte. torna a Piazza dei Signori. Ma è così lento. During the third war of independence. Papà, come mai questo treno è così lento? La loggia dei Cavalieri venne costruita sotto il podestà Andrea da Perugia nel 1276. Era luogo di ritrovo per i nobili e i cavalieri della città e per questo motivo non vi potevano accedere persone di bassa condizione. Ospitava incontri, convegni, conversazioni e giochi dell'aristocrazia cittadina. The Loggia dei Cavalieri was built in 1276 under the rule of Podesta Andrea VIII Perugia. It served as a meeting place for the city's nobles and knights, and for this reason, people of lower social status were not allowed. The Loggia hosted gatherings, discussions, conversations, and games reserved for Treviso's aristocracy. La chiesa di San Leonardo, situata nel cuore di Treviso, è un testimone di antiche spiritualità. Di origini medievali, conserva preziose opere pittoriche, punti da foto del 1787 e un altare dedicato a Santa Rita, molto amato dai fedeli. La sua elegante facciata e l'atmosfera raccolta la rendono una tappa irresistibile per chi visita il Papà, centro guarda. Sta nevicando. The Church of San Leonardo, located in the heart of Treviso, is a charming blend of art and spirituality. Dating back to the Middle Ages, it features valuable artworks, a fine 1787 Callido organ, and a beloved altar dedicated to Saint Rita. With its elegant facade and peaceful atmosphere, it's a must-see stop in the historic center. Treviso vanta antiche radici universitarie. Già nel XIII secolo possedeva costa per i suoi pittoreschi ponti che attraversano i canali, offrendo panorami mozzafiato. Tra i più noti c'è il ponte di San Francesco, con le sue eleganti arcate medievali, e il ponte della Vittoria, che celebra la fine della Prima Guerra Mondiale. Il ponte dell'università in legno d'acero che abbiamo affiancato collega il centro storico al moderno campus universitario ed è un simbolo della fusione tra la tradizione storica e la vivacità accademica di oggi. Sembra un treno vero. Treviso is famous for its picturesque bridges that cross the canals, offering breathtaking views. Among the most famous is the Ponte di San Francesco, with its elegant medieval arches, and the Ponte della Vittoria, commemorating the end of World War I. The Ponte dell'Università, on the other hand, connects the historic center to the modern university campus, symbolizing the blend of historical tradition and the lively academic spirit of today. La Riviera Santa Margherita di Treviso è una pittoresca zona lungo il fiume Sie, famosa per le sue passeggiate panoramiche e l'atmosfera rilassata. Perfetta per una passeggiata tranquilla, offre una vista incantevole sulle acque e le ville storiche. I giardinetti di Sant'Andrea, invece, sono un piccolo angolo di verde nel cuore della città, un luogo ideale per una pausa all'ombra, circondato da edifici storici e un'atmosfera serena. Entrambi i luoghi sono perfetti
innovazione, giocando un ruolo cruciale nell'approvvigionamento energetico locale. L'impianto è in grado di generare più di 1,74 gigawatt all'anno, evitando così l'emissione annuale nell'atmosfera di circa 1000 tonnellate di CO2 ogni anno. The hydroelectric power plant of Treviso, which we have mentioned, is still operational and continues to harness the power of the Sal River to generate energy. Inaugurated in 1917, it is an important example of how the city has successfully combined tradition and innovation, playing a crucial role in local energy supply. The plant is capable